Allora, parliamoci chiaro. Ogni volta che Checco Zalone esce con un nuovo film, l'Italia si ferma. E non solo si ferma, si divide. Il suo ultimo lavoro, Buen Camino, non è affatto un'eccezione. Anzi, è una di quelle commedie che da una parte sbanca il botteghino e dall'altra fa discutere, fa litigare, accende i social. Ma cosa c'è davvero dietro a questo successo così controverso? Beh, proviamo a scoprirlo insieme. In questa nostra analisi partiremo da quello che è il fenomeno Zalone per capire la sua forza quasi incredibile. Poi certo daremo un'occhiata alla trama di Buen Camino. Subito dopo entreremo nel vivo della polemica che sta infiammando il dibattito pubblico e alla fine ci faremo una domanda bella grossa. Ma questo film, in fondo, vuole davvero unire l'Italia? Ok, partiamo dalle basi, perché per capire Buen Camino, prima di tutto bisogna capire Zalone. Non stiamo parlando solo di un comico, stiamo parlando di una vera e propria macchina da soldi, un gigante del nostro cinema. 14 milioni di euro. Fermi tutti, non è l'incasso totale, no, è quello che ha fatto in appena 2 giorni, una cifra semplicemente pazzesca, che ci dice una cosa molto chiara: quando Zalone chiama, gli italiani rispondono, in massa, e corrono al cinema. E pensate che il pubblico lo aspettava da quasi 6 anni, quindi l'attesa era a dir poco enorme. E Zalone cosa fa? Semplice, torna con la sua ricetta perfetta, quella che conosciamo, una miscela di risate grasse, a volte irresistibili, e critica sociale pungente, una formula che a quanto pare funziona ancora alla grandissima. Va bene, ma di cosa parla sto Buen Camino? Beh, al centro di tutto c'è un viaggio. Certo, un percorso fisico, ma soprattutto un viaggio interiore, un percorso verso una sorta di redenzione, di riscoperta. Proviamo a immaginare il protagonista. È un 50enne viziato, narcisista, completamente perso dietro a se stesso. Vive in una villa che ha una reggia, circondato da servitori. Insomma, il classico personaggio che materialmente ha tutto, ma in realtà non ha nulla di ciò che conta davvero. La base perfetta per una bella lezione di vita, no? E come cambia una persona così? Beh, di solito serve una scossa bella forte. E infatti la sua vita vuota e lussuosissima viene sconvolta all'improvviso dalla scomparsa della figlia. Questo evento, ovviamente traumatico, lo spinge a mettersi in cammino, ma letteralmente è sul cammino di Santiago. Un viaggio che lo costringerà a guardarsi dentro e forse, chissà, a cambiare per sempre. Il messaggio di fondo, diciamo la verità, è uno di quelli che conosciamo a memoria, quasi un proverbio. I soldi non fanno la felicità. Che detto da un film che sta incassando milioni su milioni, beh, l'ironia è quasi parte dello spettacolo, non trovate? Però è proprio questo il cuore pulsante della storia. Ed eccoci qua, al punto cruciale, al vero campo di battaglia. Il motivo per cui tutti, ma proprio tutti, parlano di questo film non è tanto la trama, è il come viene raccontata. È l'umorismo di Zalone che, come sempre, spacca in due l'opinione pubblica. Le battute del film hanno creato 2 fazioni, quasi 2 tifoserie da stadio. Da una parte c'è chi ride fino alle lacrime e lo considera un genio assoluto della comicità. Dall'altra c'è chi si indigna, lo trova di cattivo gusto, offensivo. Insomma, le vie di mezzo non esistono. Ma su cosa si litiga nel dettaglio? Beh, si parla di battute considerate politicamente scorrette, dell'uso a volte molto spinto di stereotipi su diverse culture e soprattutto c'è un personaggio che ha acceso la miccia della polemica, Tarek, un regista palestinese. La sua rappresentazione ha fatto storcere il naso a parecchia gente. E qui sta il dilemma. Per i suoi fan, Zalone fa una satira geniale, usa la risata come un bisturi per smascherare i nostri difetti, le ipocrisie più nascoste. Per i suoi critici, invece, le sue battute sono soltanto offensive, gratuite, superano il limite e non fanno ridere per niente. Sono proprio 2 visioni del mondo opposte. Ok, mettiamo da parte per un attimo le risate e le polemiche. C'è un'altra domanda da farsi. E se l'obiettivo di Zalone fosse più grande di una semplice commedia? Se volesse usare il suo film come uno specchio per mostrarci come siamo? L'idea di fondo, quindi, sembra proprio essere questa: usare la commedia per farci riflettere, per spingerci a pensare a cosa è davvero importante nella vita, i valori autentici, la famiglia, i legami veri, insomma tutto quello che i soldi non potranno mai comprare. A questo punto l'ambizione diventa enorme, usare il cinema per provare a unire un paese che, lo sappiamo bene, litiga praticamente su tutto, tentare di parlare a tutti, da nord a sud, superando le divisioni. Un obiettivo a dir poco coraggioso.
E così, alla fine dei conti, la domanda resta lì, sospesa. Può una risata, anche una di quelle che fanno arrabbiare, aiutarci a ritrovarci come paese? Buen Cammino forse non ci dà una risposta definitiva, ma una cosa è certa, ci costringe a pensarci. E la vera domanda, forse, è da che parte della discussione ognuno di noi decide di stare.